kids, as you know, it's a Tuesday, so we are going to do our English time, and today I want to introduce you 6 new words from Unit 4, that is the unit about animals. The title was The Ugly Duckling. Quindi siamo nel nostro English time. Oggi voglio parlarvi di 6 nuove parole che vengono dalla Unit 4, dalla Unit 4, che era quella sul brutto natroccolo, quindi sugli animali. In particular, we are going to work at page 49. In particolare lavoreremo a pagina 49, so you can open your book and reach this page. Let's start from exercise number 7. Listen and mime. Say. Ascolta e mima. Ripeti. We have 4 words here. Qui abbiamo 4 parole. We have run, jump, swim, and fly. So, for the horse we have run, for the frog jump, for the duck swim, and for the bird fly. Let's try to repeat everything. Proviamo a ripeterle tutte e 4. So, run. Yes, in this picture we can see that horses can run. Da questa figura vediamo che i cavalli sanno correre. Horses can run. But also people can run. These children are running. Quindi anche le persone, anche gli esseri umani riescono a correre, questi bambini stanno correndo. Let's go on. Jump. Yes, the frog can jump. But also this boy can jump, and also this boy can jump. Let's go to the third word. So, run, jump, swim. Of course, the duck can swim. L'anatra riesce a nuotare, è capace di nuotare, but also fish can swim. And also people can swim. For instance, this girl can swim. Let's go to the word number 4. Fly. Of course, bird. Yes, this bird can fly. People can't fly. Le persone non possono volare, but we can take a plane because planes can fly. Se vogliamo volare dobbiamo prendere qualche mezzo di trasporto che sappia volare, come l'aereo. Quindi, run, jump, swim and fly, 4 words. Let's try to repeat 2 more words. Quindi ne abbiamo ripetute 4, proviamo a ripeterne anche altre 2 che sono un po' nuove. I can. What is I can? I can means yes, I'm able to do it. I can vuol dire sì, sono capace di farlo, ci riesco, posso farlo. For instance, if I ask you, can you run? Sapete correre? You can answer, yes, I can. Voi potete rispondere, sì, ci riesco, so correre. Let's go to this horse. Dear horse, caro cavallo, can you run? Chiediamolo anche al cavallo, sai correre? Yes, I can. I can run. Sì, sì, I can run. So correre. The opposite of can is I can't. Il contrario di I can è I can't. That means no. I'm not able to do it. No, non lo so fare. For instance, if we ask, dear horse, can you fly? No, I can't. I can't fly. No, non riesco, non so volare. Quello era un cavallo con le ali, era un po' una fantasia. Nella realtà non può prendere il volo. So I can't. I can means yes, I'm able to do it. I can't, no, I'm not able to do it. Let's go on with more examples. Andiamo avanti con altri esempi.
Dear frog, cara rana, can you jump? Can you jump? Yes, I can. I can jump. Sì, 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 so saltare. And dear frog, can you run? No, I can't. No, I can't run. Non so correre. The frog is a bit sad. È un po' triste, deve dare questa risposta negativa. So, the frog can jump, but she can't run. Ma non sa correre. Let's go on with another animal. The question is, la domanda è, dear fish, caro pesce, can you swim? Yes, of course I can. I can swim. Quindi, certo, per cui il pesce potrà dire I can swim. Io so nuotare. But, dear fish, caro pesce, can you jump? Can you jump? No, I can't. I can't jump. Non so saltare. Let's go on with one more animal. Andiamo avanti con un altro animale. Dear bird, caro uccellino, can you fly? Yes, of course I can. I can fly. So volare. And dear bird, caro uccellino, can you swim? Can you swim? No, I can't. I can't swim. Non so nuotare. So now let's come back to our page 49, quindi torniamo alla nostra pagina 49, because today's homework is to complete number 8 and number 9, perché il compito di oggi per voi sarà completare l'esercizio 8 e l'esercizio 9. I'm going to explain both of them. Ora ve li spiego tutti e due. Number 8. Read and match. Leggi e abbina. Cosa abbina? Abbina i fumetti ai disegni, quindi voi dovrete ascoltarmi mentre vi leggo i fumetti e dovrete decidere chi sta parlando. You can complete the exercise with a pencil or with crayons, whatever you prefer. Poi potete collegare ogni personaggio al suo fumetto con la matita o con i pastelli. So, listen to me. Number 1. Vediamo cosa dice il primo fumetto. I can jump, but I can't run. Vedete che ognuno dice sempre una cosa che sa fare e una cosa che non sa fare. Number 2. I can run, but I can't fly. Number 3. I can fly, but I can't run. Number 4. I can swim, but I can't jump. And you have to choose between 4 different animals e la vostra scelta sarà tra 4 animali diversi: horse, swan, frog and bird. Quindi controllate bene di abbinare ognuno alla cosa che sa e che non sa fare. Let's go to number 9. Number 9 is write about you. Scrivi su di te, quindi adesso parliamo di noi, non parliamo più degli animali. So, I will help you to complete sentence number 1, so you can copy from this video. Io vi aiuto a completare la frase 1, così la potete copiare da questo video, e poi voi farete sentence number 2, 3 and 4. So, number 1 says, I can, io so, but, ma, I can't, ma non so. So, for instance, we can say, quindi per esempio potremmo dire I can run, io so correre, but I can't fly, ma non so volare. Quindi questa sarà la frase 1, la potete completare aggiungendo run e fly. Nelle altre potete costruirle voi, potete anche scegliere solo una cosa, quindi potete dire per esempio nella numero 2 I can e scrivete una cosa che sapete fare, sempre fra queste 4,
Poi potete provare con I can't e scrivete quello che non sapete fare e poi potete fare di nuovo I can or I can't. Remember that I can, yes, green. Quindi ricordatevi che I can vuol dire sì, lo so fare, quindi semaforo verde. I can't means no, I'm not able to do it, so red. Quindi sarà un semaforo rosso perché sarà una cosa che non sapete fare. You can write with pencil or with pen, whatever you prefer. Potete scrivere a matita o a biro. Provate sempre a ripetere le cose che scrivete. Quindi se uno scrive I can run but I can't fly, prova anche a ridirlo. Okay, this video is finished. So I have to say bye bye children, but see you later, see you this afternoon. We are going to meet each other on Meet. Ci vedremo oggi pomeriggio, ci incontreremo appunto su Meet, che vuol dire proprio incontrarsi. Bye bye, enjoy your day, passate una bella giornata.